Bentornati con questo nuovo video, che è la seconda parte del video precedente in cui abbiamo utilizzato un sensore PIR per comandare una lampada LED o anche una striscia, utilizzando questo schema elettrico. Ho realizzato tale schema su una 1000 fori, come vedete. In più ho saldato questo connettore per collegarmi al faretto, che in questo caso è un faretto anti-blackout della Beghelli non più funzionante e che necessita di 12 volt per funzionare. La modifica che faremo oggi sarà di dotare questa lampada di una batteria ricaricabile 18650 tramite l'economico TP4056. Il microinterruttore a slitta invece ci servirà per collegare la batteria al circuito alternativamente al TP4056 per la ricarica. Ovviamente avremo bisogno di elevare i 3,7 volt nominali della batteria a 12 volt e lo faremo con un modulo Step Up MT3608, anch'esso molto economico. Adesso collego il tester all'uscita dello Step Up, vediamo che ha 11,42 volt, lo regoliamo agendo sul trimmer per ottenere i nostri 12 volt, eccoli qua. Scolleghiamo il tutto. Qui ho connesso i 3 pin del modulo PIR, mettiamo una guaina termorestringente. Una volta effettuati tutti i collegamenti, vediamo che lo switch in questa modalità spegne il circuito. Se invece modifichiamo la posizione dello switch, andremo ad alimentare con la batteria tutto il circuito. Da notare che questo sensore ha bisogno di qualche decina di secondi per stabilizzarsi e poi iniziare a funzionare correttamente. Lo spegniamo nuovamente e lo mettiamo in modalità ricarica della batteria. Infatti, utilizzando un alimentatore micro USB, lo colleghiamo al nostro TP4056, si accenderà il LED rosso, che significa che la batteria è in ricarica. Adesso però dovremo fare stare tutto all'interno della nostra scatola. Ed ecco tutto all'interno della nostra scatola. Presa di ricarica della batteria, interruttore on off, sensore PIR, e non ci rimane che l'ultima modifica: aggiungere una fotoresistenza in questo punto in modo da far accendere il LED solo quando non c'è luce. Test finale. Accendiamo. E vediamo che con tutta questa luce il sensore
non fa accendere il LED. Spegniamo tutto. E siamo giunti al termine di questo progetto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia di ispirazione. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, registratevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao ciao!